Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video analizzerò un dipinto di Van Gogh, La Ronda dei Carcerati, che si ispira, anzi o meglio è una copia di un'incisione di Gustave Doré. Doré è un grande incisore dell'Ottocento che nel 1872 pubblicò un libro intitolato Londra, un pellegrinaggio, nel quale attraverso 180 illustrazioni diede una visione di luci ed ombre della grande metropoli inglese. Van Gogh ne ebbe una copia, rimase veramente colpito da quest'opera e ne fece una copia, naturalmente ad olio su tela. Quindi in questo video troveremo il confronto, l'incontro tra due grandissime personalità, Gustave Doré appunto e Vincent van Gogh. Vi auguro una buona visione. La Ronda dei Carcerati è un dipinto realizzato da Van Gogh nel febbraio 1890, quando era internato nel manicomio di Saint-Rémy, località che dista circa 20 km da Arles, in Provenza. Il pittore trascorse un lungo periodo a Saint-Rémy. A seguito di una grave crisi nervosa che lo colpì l'8 maggio 1889, entrò volontariamente nell'ospedale psichiatrico chiamato Saint-Paul de Mazol, che era un antico monastero che vediamo nell'immagine. Qui rimase per un anno intero, fino al 16 maggio 1890. Van Gogh viveva in una piccola stanza con una finestra con le sbarre che dava sul giardino dell'ospedale. Oltre il giardino poteva vedere i campi ed infine le Alpilles, l'ultima catena delle Alpi francesi. L'olandese aveva a disposizione un'altra stanza che aveva adibito a studio, ma poteva dipingere all'aria aperta, sia nel giardino ma anche fuori, seppure accompagnato da un sorvegliante. Van Gogh, nell'anno passato a Saint-Rémy, realizzò circa 150 dipinti, tra i quali alcuni tra i suoi più celebri, come La notte stellata, conservata al MoMA di New York, la cui ispirazione venne proprio guardando il cielo da una finestra dell'ospedale. Durante la degenza i contatti epistolari con l'amato fratello Theo rimasero continui e Vincent si fece spedire anche alcune stampe di pittori che amava, tra cui una di Gustave Doré che ispirò proprio il dipinto trattato in questo video. Van Gogh aveva già copiato Rembrandt, Millet, Daumier e Delacroix. Questa operazione rappresentava per il pittore un modo per trasportare la tradizione nel presente, soprattutto attraverso l'utilizzo determinante del colore. Si tratta quasi sempre di copie molto fedeli all'originale. Questo è interessante perché l'ideazione dell'opera, il disegno e la composizione appartengono di volta in volta a Doré, Delacroix, Millet, ma l'utilizzo e la stesura del colore invece sono al 100% di Van Gogh. Il risultato è spesso stupefacente e questo ci dà una dimensione della potenza espressiva che aveva raggiunto il colore nell'ultima estrema fase del pittore. Van Gogh dunque si appassiona a questa stampa di Doré che si intitola Newgate, The Exercise Yard e nel febbraio del 1890, in un periodo dell'anno nel quale era anche difficile lavorare all'aperto, inizia a copiarla. Nell'immagine vediamo le due opere accostate. La copia è fedele, lo possiamo notare dai dettagli, da come ad esempio sono posizionate le finestre sulle pareti del cortile o dalle posture dei prigionieri, che sono rappresentati durante l'ora d'aria. Ma per quanto il dipinto sia a tutti gli effetti una copia, Van Gogh la fa propria. Sembra davvero sentirla sua. Senza cadere in una lettura romantica e romanzata, è lecito pensare come nella mente del pittore, alla vista della stampa di Doré, sia scattato un processo di immedesimazione. Ma non solo, il meccanismo di immedesimazione credo sia stato duplice. Nei carcerati dell'incisione di Doré, Van Gogh riconosce sia se stesso nel suo girare a vuoto, nella propria impotenza di recluso nell'ospedale psichiatrico, sia in senso più lato riconosce gli ultimi, i perdenti, gli emarginati, che erano stati già al centro della sua opera nei primi anni della sua attività pittorica in Olanda. A tal proposito, alcuni studiosi ritengono che l'unico uomo senza berretto, il più vicino a noi tra quelli che camminano in cerchio, possa essere interpretato come un autoritratto del pittore. In effetti quell'uomo senza berretto, con le mani a ciondoloni e non in tasca o dietro la schiena come gli altri, si distingue immediatamente. È possibile che Van Gogh si sia immedesimato in questo personaggio, già disegnato da Doré, e che dipingendolo con i capelli fulvi abbia voluto avvicinarlo alle proprie sembianze.
Osservando l'opera nel dettaglio, a differenza di quanto riportano la maggior parte delle descrizioni, il prigioniero senza berretto non sembra guardare verso di noi, ma pare solo spostare leggermente la testa verso la nostra direzione. In generale, tutti i prigionieri, osservati attentamente uno ad uno, sembrano guardare nel vuoto, persi nei loro pensieri, se non addirittura senza nemmeno più pensieri, colti come sono a vivere la condanna del girare a vuoto, un ciclico ritorno al punto di partenza privo di senso e di sbocco. Il senso claustrofobico dell'opera accentua la mancanza di prospettiva, di orizzonte, di futuro che incombe sui prigionieri. L'incisione di Doré è tratta da un libro da lui illustrato intitolato Londra, un pellegrinaggio, pubblicato nel 1872. Penso sia interessante spendere qualche parola su questo libro, che ci dà una dimensione della straordinaria qualità delle sue illustrazioni. Doré venne ingaggiato per illustrare le condizioni della metropoli londinese, mettendo in evidenza soprattutto le contraddizioni: da una parte le feste, i momenti mondani, gli spettacoli, dall'altra il senza tetto, i mendicanti e le difficili condizioni del proletariato. Londra aveva attirato un numero enorme di persone dalle campagne, ma la città non era pronta ad ospitare e a dare lavoro a tutti. Sorsero così quartieri dormitoio dove gli operai vivevano ammassati e parte della popolazione viveva in stato di degrado. Doré trascorse diversi mesi a Londra insieme al giornalista Blanchard Gerrold, autore dei testi del libro, ed andò a conoscere di persona ogni angolo della città, talora anche scortato dai poliziotti quando si addentrava nei quartieri più malfamati. Attraverso 180 illustrazioni, Doré offrì una visione impietosa della grande città. L'artista venne aspramente criticato perché la sua visione appariva peggiore della reale situazione della città. È possibile che Doré, dotato di fervida fantasia ed abituato ad illustrare opere come la Divina Commedia, abbia reso in alcune illustrazioni più cruda la realtà di quanto davvero fosse, trasformando alcune zone di Londra in veri e propri cerchi infernali. Lo possiamo vedere in questa illustrazione che ci mostra un quartiere operaio nato sotto il ponte della ferrovia. Il libro ebbe comunque un grandissimo successo e contribuì a costruire l'immaginario della grande metropoli londinese nel mondo. Tra le 180 illustrazioni, Doré rappresentò anche la storica prigione di Newgate, rimasta attiva per 7 secoli, tra il 1188 ed il 1902, quando venne demolita. Il carcere era noto per il duro trattamento nei confronti dei prigionieri. Doré inquadra il cortile per la cosiddetta ora d'aria e gli esercizi all'aperto. La visione è claustrofobica, uno spazio angusto a base poligonale con altissime pareti. Il taglio di Doré preclude la vista del cielo, un luogo senza scampo dove i prigionieri si muovono in cerchio uno addosso all'altro, in un alienante ritorno allo stesso punto di partenza. Il passo è stanco, la maggior parte degli uomini sono ricurvi e si trascinano a fatica. Accanto a loro vediamo tre personaggi, uno è in divisa, un carceriere, gli altri due hanno abiti borghesi. Veniamo ora al dipinto di Van Gogh, che è un olio su tela che misura 80 x 64 cm ed è conservato al Museo Pushkin di Mosca. L'intervento di Van Gogh con il colore è molto particolare. Il pittore interpreta l'opera con una luce azzurrognola, irreale, che si diffonde soprattutto nella parte inferiore del quadro. Notiamo le ombre dei prigionieri, proiettate da una luce che dovrebbe arrivare dall'alto, dal cielo, la cui vista ci è preclusa. Il dipinto è caratterizzato da una forte verticalità e notiamo un senso di alleggerimento salendo lungo le pareti. Qui il quadro è più luminoso e più vivo, anche cromaticamente grazie alle mattonelle. Il tratto pittorico è a mio parere curioso. Se notiamo alcuni particolari, come le lastre di pietra che formano il pavimento, i mattoni delle pareti, ma anche i vestiti dei carcerati, ci accorgiamo che Van Gogh ha usato pennellate molto lineari e disciplinate. È come se la suggestione dei tratti dell'incisione di Doré, il loro ritmo, lo abbiano portato, per così dire, a incidere la tela con il pennello.
una linea accanto all'altra, sempre di colore puro, creando così una fitta trama regolare. Questo tratteggio particolare del colore rende molto movimentato e vibrante il quadro, proprio come le incisioni di Doré che sembrano vibrare sotto l'effetto ottico delle linee accostate. L'invenzione di Doré delle due farfalle presenti nella parte superiore dell'opera è veramente formidabile. Van Gogh naturalmente la riprende. Queste due piccole farfalle bianche sono veramente un colpo di genio e trasmettono un senso di leggerezza e libertà. Anche nella condizione peggiore e senza apparente speranza, anche nel momento in cui i prigionieri sono privi di ogni prospettiva, le farfalle rappresentano la possibilità di alzarsi in volo e poter guadagnare una prospettiva diversa. Leggere e senza vincoli, le farfalle rappresentano per Doré e più ancora per Van Gogh l'idea dell'evasione dalla propria condizione, non solo fisica, ma anche e soprattutto spirituale. Per chiudere questo video ho pensato di mostrarvi un'immagine tratta da Arancia Meccanica. Il regista Stanley Kubrick, che curava ogni dettaglio dei suoi film, in una scena ambientata nel carcere dove è stato recluso il protagonista Alex, cita chiaramente la ronda dei carcerati. In questo video abbiamo visto come dall'incontro tra due grandi artisti, Gustave Doré e Vincent van Gogh, possa nascere qualcosa di veramente grande. Esiste tra i pittori, come dicono gli storici dell'arte, un sottile filo che li unisce nella storia. Se avete gradito il video mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa pensate nei commenti di questo video, della ronda dei carcerati e delle incisioni di Doré. Vi aspetto alla prossima.